3 mesi di street photography con Fujifilm X106, 3 mesi in cui l'ho usata sorprendentemente tanto, questo perché io non sono troppo fan del 35 mm, eppure l'ho portata con me a Berlino, a Londra e a Parigi. Nel canale trovate i video in cui vi parlo di queste città dal punto di vista della street photography, quindi mi raccomando andateli a vedere se non l'avete ancora fatto. Vi devo dire che a Berlino ero ancora un pochettino timido con questa macchina, diciamo che non l'avevo ancora imparata ad apprezzare appieno, non avevo ancora imparato ad apprezzare appieno il suo form factor, la sua lunghezza focale, ma da Londra non ho praticamente mai più smesso di usarla, ci ho scattato tantissimo, credo che sia la macchina con cui ho fatto più foto a Londra, anche a Parigi probabilmente. No, forse a Parigi no, non è vero. Però comunque l'ho usata veramente tantissimo. E tra ogni suo pregio e ogni suo difetto c'è un motivo in particolare per cui l'ho usata veramente tanto, ma ci arriviamo. L'occhio vuole sicuramente la sua parte e parlando di design, questa macchinina è veramente veramente carina secondo me. Ha un design un po' moderno, un po' analogico, così resta un pochettino senza tempo. Personalmente questo look io lo adoro particolarmente. Ho comprato anche un lens cap che io non uso praticamente mai, li trovo un obbrobrio, soprattutto quelli a fiore, sono veramente un pugno negli occhi sia quando fai street che quando fai qualsiasi altra roba, proprio mi danno fastidio, ma ho comprato questo lens cap della AOG che ho pagato una quarantina di euro su Amazon col suo copri obiettivo, credo sia tutto quanto in metallo, che è molto carino, in realtà non è che mi serva particolarmente, però è molto bello. È molto bello e fa veramente la sua figura su una macchina come questa, quindi ve lo consiglio. La cosa che invece mi è piaciuta decisamente meno sono la UX e la UI. Diciamo che i menu, l'interfaccia, la disposizione di ghiere pulsanti, delle scritte, della C, della T, dell'uso di questa roba, secondo me è un po' da rivedere perché è molto confusionale, diciamo che per settarla ci vuole un pochettino, soprattutto se non hai mai preso in mano una Fujifilm, devi capire bene cosa fa cosa perché nel menu non c'è scritto su quale lettera mettere certe impostazioni, soprattutto per scattare in manuale. E quindi vabbè, dopo che sono un pochettino impazzito con tutta quanta questa roba, non sono praticamente più entrato nei menu, che è una cosa che io comunque non tendo a fare mai. Una volta che mi setto la macchina preferisco andare spedito e magari sì, entrare quando la devi formattare, oppure se devi cambiare il bilanciamento del bianco in particolare. Io tendenzialmente lo tengo sempre in automatico, però può capitare che ci siano quelle situazioni in cui devo cambiarlo e se per esempio sulla Sony me lo cambio al volo perché sulla R5 ho tipo 4-5 tasti programmabili, qui ne ho meno, poi sì, è vero che posso selezionarne alcuni per fare certe cose, però Fujifilm, almeno alle mie orecchie, è strafamosa soprattutto per le sue simulazioni pellicola, per avere la foto finita subito, per avere un JPEG praticamente definitivo, se non per magari qualche ritocchino in particolare. Ci sta, capisco questo fascino, effettivamente tira fuori dei gran bei JPEG perché non si può dire il contrario, ci sono parecchie simulazioni pellicola, anche se io in realtà alla fine ne uso principalmente due, però in tutta sincerità io vi dico che scatto sempre e solo in RAW, ma su questa macchina scatto in RAW più JPEG. Ma ora comunque ve lo spiego. Intanto parto col dirvi che io scatto in RAW anche su questa macchina, ma forse sarebbe meglio dire soprattutto su questa macchina, perché i suoi file RAW sono belli densi, sono belli ciccioni, eh? Allora, io non avevo mai posseduto una Fujifilm prima d'ora, quindi non avevo mai effettivamente visto sotto agli occhi un file Fujifilm. E devo dire che effettivamente proprio per densità è proprio ciccione il file, è veramente veramente un bel file con cui giocare, con cui colorare. Quindi secondo me, non dico che anche voi dovreste per forza editare ogni foto, ma secondo me non usando i RAW di questa macchina vi perdete una grande parte di quella che secondo me è l'esperienza più completa su questa macchina e più soddisfacente, perché tirare fuori certi colori, non so come farvelo capire, ma è proprio denso il file, è veramente veramente piacevole e dà veramente tanta soddisfazione. Il motivo però per cui scatto sia in RAW che in JPEG su questa macchina è piuttosto banale, in realtà non è per avere il JPEG nel caso in cui non avessi voglia di editare, ma semplicemente per avere le simulazioni pellicola nell'anteprima, quindi sullo schermo. Questo mi dà un'idea già di una foto simil definitiva, mi fa già pensare quando magari mi riguardo le foto in un momento morto in cui non sto scattando a
sì, questa foto va bene, posso lavorarci, oppure no, questa foto comunque vedo già che non c'è del gran potenziale, mi fa perdere molto meno tempo nel processo di post-produzione. Anche se poi in realtà tendo a guardarle, non dico tutte, però comunque mi dà un'idea, mi dà un modo per avere, diciamo, un benchmark anche sulla giornata, no? Se già dalla preview vedo che ci sono foto che mi convincono, sono già più contento. Ma soprattutto la cosa migliore di questi RAW è che se ti piacciono le simulazioni pellicole, puoi effettivamente applicarle ai RAW in post-produzione. Su Lightroom puoi scegliere quale simulazione pellicola vuoi e applicarla, e questa secondo me è la cosa migliore, perché quando magari ti fai dei tuoi preset per andare un po' più veloce e li applichi a una foto che vedi che magari non ci sta troppo bene, cambi la simulazione e può capitare che effettivamente la foto sia comunque pronta avendo cambiato solo quella senza gli altri parametri. E secondo me è una cosa fighissima. La cosa che però più apprezzo di questa macchina, mi sarei dovuto portare giù anche la Sony per farvi vedere effettivamente la comparazione. Comunque adesso cerco di farvelo capire magari col wallet dell'Apple, ok? Per farvi capire quanto è grande, ok? È più bassa del wallet dell'Apple ed è lunga un wallet e un quarto forse, ok? È appunto la sua dimensione, il suo essere così tanto compatta e il suo essere così tanto performante in un corpo così piccolino. In un corpo così compatto tira fuori dei RAW veramente belli e con l'If Shutter è veramente un piacere scattare. Il Leaf Shutter lo avevo anche sulla Leica Q3 e da quando l'ho provato la prima volta su appunto Leica mi ha fatto notare pesantemente quanto effettivamente sia rumoroso e fastidioso il mitragliatore che si ritrova l'otturatore Sony, che cioè, fa veramente un sacco di casino rispetto a questo, che per carità, se non fate street probabilmente vi sembra una sciocchezza perché magari è anche soddisfacente sentire il click. Però in strada il click magari tante volte non lo vuoi perché magari sei dietro a una persona e non vuoi che si giri, oppure sei praticamente davanti a una persona ma non ti ha notato, ci sono tanti motivi per cui magari uno tende a evitare il click. E l'otturatore elettronico non sempre è la soluzione migliore, dato che, soprattutto quando magari passano macchine dietro molto veloci, c'è il problema del rolling shutter. Quindi finché non ci sarà il global shutter su tutte quante le camere, il leaf shutter a me sembra la soluzione migliore, perché è veramente piacevole da usare. Poi un click proprio così accennato, è molto carino. Il 35 mm è una focale molto safe, è la focale per eccellenza soprattutto negli ultimi anni probabilmente. È quella che va bene un po' per tutto, va bene per chi fa ritratti, va bene per chi fa paesaggi, va benissimo per chi fa street, e questo sicuramente è uno dei punti di forza di questa macchina. Anche se sì, su APS-C non è proprio la stessa cosa, ma insomma non complichiamoci se non serve. Per me il 35 è tendenzialmente un po', così, un po' né carne né pesce, mi sa di poco, lo trovo troppo largo, lo trovo troppo stretto, diciamo che non c'è un bel feeling. Però, da quando ho questa macchina, da quando ho questa lente, questa lunghezza focale in questo corpo, lo sto pian piano riscoprendo. Questo perché il 35 è una lunghezza molto facile, è un linguaggio facile, parla in una maniera estremamente diretta, può dare un contesto ai soggetti, può raccontare un luogo, può raccontare una persona in maniera molto molto vera e molto riconoscibile, questo per il suo angolo di campo, ma soprattutto molto spesso può farlo senza fronzoli che magari spesso possono distrarci. Il 35 ti costringe a esserci, a essere in contatto con la tua fotografia, a essere in contatto con i tuoi soggetti, ma soprattutto necessita di un passo in più, che prima o poi tutti devono imparare a fare.
Questa è Fujifilm X106 per me, è una macchina che mi sta dando tante soddisfazioni, con cui mi sto mega divertendo, con cui non vedo l'ora di uscire a scattare. Questo perché è una macchina piccolissima che mi infilo in tasca ed esco senza dovermi portare altra roba, è una cosa che apprezzo, è una cosa che mi fa venire voglia di fare foto. Poi per carità, le mirrorless non sono così tanto grandi da dire, però veramente se la mettiamo vicino alla mia A7R5 è praticamente il doppio tra lente, tra impugnatura, e quindi questa, al netto di ogni difetto che ha, per me è un'ottima compagna di viaggio, soprattutto durante appunto dei viaggi magari un po' più lunghi, un po' più impegnativi. Trova veramente la sua ragion d'essere. Molti magari fanno anche di questa macchina la loro everyday camera, no? Quella che hai sempre in giro, comunque sempre addosso. Ci sta, non è troppo il mio modo di fotografare, nel senso che la uso per fare street, ecco, non ci fotografo i piatti o i paesaggi così che vedo al volo, se c'è un bello scorcio, tendenzialmente quello continuo a farlo col telefono. Ma se volete quel tipo di macchina, questa anche per quello va più che bene. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato tutto quanto il video, vi ricordo che in descrizione trovate gli altri link per potermi seguire su Instagram, su Threads, c'è il sito col portfolio, insomma, tutte quelle cose. Iscrivetevi, mi raccomando, così posso portarvi sempre più video, sempre più contenuti, sempre roba un po' più particolare, no? Così mi fa molto piacere, ma soprattutto oggi più che mai fatemi sapere con un commento cosa ne pensate voi di questa macchina, di Fujifilm in generale, se ce l'avete, se non ce l'avete, se avete quella prima. Chiacchieriamo un pochettino. Noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video.